Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Cari amici della Barba d'Aronne, bentornati. Oggi facciamo una piccola deviazione sul nostro percorso storico e, a differenza di quanto ho detto alla fine dello scorso episodio, non parliamo di crociate, ma parliamo di una festa ebraica che si celebra proprio in questi giorni. Spesso, leggendo il brano degli Atti degli Apostoli con cui abbiamo aperto, la gente si domanda perché si parli di Pentecoste prima di Pentecoste. È semplicemente un'anticipazione del nome della festa che da lì a poco sarebbe nata con la discesa dello Spirito? No, il riferimento è proprio ad una festa ebraica già esistente ai tempi di Gesù, una delle feste più importanti che cadeva proprio nei giorni raccontati dagli Atti degli Apostoli. È la festa di Shavuot. La Pentecoste cristiana ha le sue radici in questa festa ebraica che celebra il dono della Torah al popolo di Israele ricevuto da Mosè sul monte Sinai 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto. Shavuot in ebraico è la forma plurale della parola Shavuah, che significa settimane. Shavuot è la festa delle settimane, 7 settimane, ed il nome greco Pentecostè fa riferimento al numero 50, 50 giorni. Insieme a Pesach e a Sukkot, Shavuot è una delle 3 grandi feste di pellegrinaggio in cui ogni maschio ebreo doveva andare e recarsi a Gerusalemme. Shavuot è chiamata, oltre che festa delle settimane, anche con altri nomi, principalmente nomi agricoli, che ci ricordano che l'origine delle feste ebraiche è sempre un'origine agricola, legata ai vari raccolti. La sentiamo chiamare per esempio Chag HaKatzir, o festa della mietitura, ricordando che era il momento in cui ogni ebreo offriva al Tempio le primizie appena mietute. E anche Chag HaBikurim, cioè proprio festa delle primizie. Ma il nome forse più bello con cui viene chiamata dagli ebrei questa festa è Tzman Matan Toratenu, ossia il tempo del dono della nostra Torah. La festa non è un semplice ricordare, non è una commemorazione, ma è zikaron, è memoriale. L'evento del dono della legge si rinnova ogni anno nel giorno in cui si celebra la festa. Il rabbino Yosef Karo ricorda: ogni anno in Shavuot noi riceviamo di nuovo la Torah. La Torah è al centro di questo memoriale e per questo gli ebrei passano la notte della festa a scrutare la legge. Il libro che viene letto durante la festa è il libro di Ruth, che ha come sfondo proprio il periodo della mietitura. Ruth è la spigolatrice, la straniera di Moab, che diventerà l'antenata del re Davide e quindi del Messia. Shavuot è una festa che ha come precetto fondamentale la gioia. Tutti, ci dice la Bibbia, in questo giorno devono gioire. Le sinagoghe e le case sono addobbate con rami e con fiori per ricordare che siamo nell'epoca della primavera, nell'epoca delle primizie. E i pasti tipici di Shavuot sono a base di derivati del latte, a ricordare la dolcezza e il gusto della Torah, paragonata dalla scrittura al latte e il miele sulle labbra. In definitiva, la festa di Shavuot celebra la pienezza, il culmine dell'opera divina. Nel Talmud, Shavuot viene definita Azeret, cioè la conclusione, il sigillo della storia della salvezza, la pienezza dei giorni espressa nel numero 50, ossia il numero 7, numero della perfezione, addirittura raddoppiato e con un'abbondanza che è quel giorno in più aggiunto. Un ultimo nome che ci aiuta a vedere le radici ebraiche della Pentecoste cristiana ed il suo stretto legame con la festa originaria. Intanto nel nostro giorno di Pentecoste leggiamo nella liturgia proprio la manifestazione di Dio sul monte Sinai con l'alleanza e il dono della legge. Anche la Pentecoste cristiana, muovendo da quella ebraica, celebra il compimento dell'opera di salvezza di Dio, che per noi cristiani è avvenuto con il dono dello Spirito Santo. Anche in questo caso ricevuto 50 giorni dopo l'evento di liberazione della Pasqua di Gesù.
Dicevano i padri della Chiesa, 49 è il numero perfetto, il 50° si prende dal paradiso, è il giorno della risurrezione. Tutti devono gioire ed uno dei primi frutti dello Spirito è proprio la gioia. In questo giorno per i cristiani non c'è più bisogno del Tempio, perché la Pentecoste cristiana è celebrata nel nuovo Tempio di Dio, che è lo stesso battezzato, che è la Chiesa. Con la festa di Shavuot ci fermiamo qui, augurando ai nostri amici ebrei Chag Shavuot Sameach, felice festa di Shavuot. Nella descrizione dell'episodio troverete 2 indicazioni. Intanto, come al solito, un libro che introduce alle feste ebraiche e soprattutto al loro legame col cristianesimo. Ma stavolta vi do anche un altro suggerimento un po' particolare. Un link ad una ricetta tipica per la festa di Shavuot, il malabi, un budino di latte fantastico, veloce da preparare e soprattutto che profuma di Israele. Il link della ricetta lo troverete dal sito labna.it, al quale vi consiglio di dare un'occhiata. La prossima settimana e nel prossimo episodio riallacceremo i fili della storia, recuperando il discorso sulle persecuzioni antigiudaiche. Se questo episodio su Shavuot vi è piaciuto, lasciate un like e commenti e non dimenticatevi di suggerire ai vostri amici la barba di Aronne. Leitraot!